italiano esistono dei verbi speciali che cambiano completamente significato se aggiungiamo queste due piccole particelle, c'è e là, c'è e là. Oggi parliamo dei verbi pronominali che finiscono con cela. Ciao, sono Valeria e sono un'insegnante di italiano per stranieri. Se stai studiando questa lingua, ricordati di iscriverti al canale e di scaricare il PDF gratuito con tutte le informazioni contenute in questo video. Iniziamo! Che cos'è un verbo pronominale? È un verbo che al suo interno ha uno o più pronomi che alterano completamente il significato del verbo originale. Esistono diversi tipi di verbi pronominali, ma oggi studiamo quelli che al loro interno hanno due particelle, ci e la. Ci, però, ricorda, diventa ce quando è seguito da un altro pronome. Quindi questi verbi finiscono con cela. Ma cela non significa niente, dà solo un nuovo significato al verbo. I tre verbi che finiscono in cela che studiamo oggi sono farcela, farcela, mettercela tutta e avercela con qualcuno, avercela con qualcuno. Iniziamo con avercela con qualcuno. Avercela con qualcuno. Significa essere arrabbiati con qualcuno. Significa provare rabbia e rancore nei confronti di qualcuno. Prima di vedere tantissimi esempi che ti chiariranno le idee, vediamo prima la coniugazione. Per coniugare questo verbo dobbiamo prima scomporlo. Prendiamo l'infinito, avercela, e togliamo c'è e la, che metteremo all'inizio. C'è rimane c'è per tutti i soggetti, non cambia mai. La, invece, deve perdere la vocale A e rimane L', perché dopo il verbo avere inizia o con la A o con la H. Per questo motivo la A di la va via e lascia l'apostrofo. Dopodiché possiamo semplicemente coniugare il verbo avere, che conosciamo benissimo. Io ce l'ho con, tu ce l'hai con, lui, lei ce l'ha con, noi ce l'abbiamo con, voi ce l'avete con, loro ce l'hanno con. Dopo con, generalmente, possiamo usare un nome di persona, come Giuseppe, Marco, Federica, oppure possiamo usare questi pronomi, me, te, lui, lei, noi, voi e loro. Potremmo anche usare gli indefiniti, tutti, qualcuno, nessuno. Giulia ce l'ha con i suoi genitori perché non la fanno uscire la sera. Giulia ce l'ha con i suoi genitori. Significa che è arrabbiata con loro. Non capisco perché ce l'hai con me. Non ho fatto niente. Non capisco perché ce l'hai con me. Non capisco perché sei arrabbiato o arrabbiata con me. Gli studenti ce l'hanno con il professore perché ha dato loro un brutto voto. Un brutto voto. Gli studenti ce l'hanno con il professore. Significa che sono risentiti, sono un po' arrabbiati. Per settimane ce l'ho avuta con Anna. Poi ci siamo chiarite. Per settimane ce l'ho avuta con Anna. Poi ci siamo chiarite. Ce l'ho avuta in questo caso è un passato prossimo, un tempo composto e non è molto usato con questo tipo di verbo, però è possibile, come in questa frase. E significa che per molto tempo io sono stata arrabbiata con lei, ho provato rabbia e rancore nei suoi confronti, per molto tempo. Poi
ci siamo chiarite, abbiamo fatto la pace. Perché ce l'avete tutti con Marco? Stava solo scherzando. Perché ce l'avete tutti con Marco? Perché provate questi sentimenti di rabbia nei suoi confronti? Il secondo verbo pronominale che finisce in cela che studiamo oggi è mettercela tutta. Mettercela tutta. E significa impegnarsi al massimo, dare il 100% delle nostre possibilità per raggiungere un obiettivo. È un verbo estremamente usato in italiano e ti consiglio di studiarlo bene. Anche in questo caso vediamo prima la coniugazione, sia al presente indicativo sia al passato prossimo. Partiamo dal presente indicativo e anche in questo caso dobbiamo spostare c'è e la prima del verbo mettere, ma in questo caso la rimane la per tutte le persone, non perde la A perché dopo abbiamo la consonante M del verbo mettere. Avremo quindi io ce la metto tutta, tu ce la metti tutta, lui, lei ce la mette tutta, noi ce la mettiamo tutta, voi ce la mettete tutta e loro ce la mettono tutta. Per questo verbo è importante anche vedere il passato prossimo perché c'è una particolarità. Infatti il participio passato rimane sempre uguale per tutti i soggetti e dobbiamo ricordarci di usare il participio passato al femminile singolare, messa, messa. Io ce l'ho messa tutta, tu ce l'hai messa tutta, lui, lei ce l'ha messa tutta. Noi ce l'abbiamo messa tutta, voi ce l'avete messa tutta, loro ce l'hanno messa tutta. Marta ce l'ha messa tutta per studiare e alla fine ha superato l'esame. Marta ce l'ha messa tutta significa che si è impegnata tantissimo per studiare e ha passato l'esame. Questo verbo è usato spessissimo con l'imperativo, come una esortazione. Dai, metticela tutta! Dai, metticela tutta! O se parliamo con più persone, mettetecela tutta! Mettetecela tutta! Per esempio, se volete incitare uno sportivo o la vostra squadra del cuore. Metticela tutta! Mettetecela tutta! Anche se la tennista ce l'ha messa tutta, purtroppo ha perso la finale. Anche se la tennista ce l'ha messa tutta, purtroppo ha perso la finale. Lei ce l'ha messa tutta, cioè ha dato il massimo, ma purtroppo ha perso. Ce l'hanno messa tutta per organizzare questo evento e infatti è stato meraviglioso. Ce l'hanno messa tutta per organizzare questo evento. Si sono impegnati, hanno dato il massimo delle loro possibilità e capacità per realizzare questo grande evento. Se ce la metti tutta nello sport, i risultati arriveranno. Se ce la metti tutta nello sport, i risultati arriveranno. Ma anche nell'italiano, anche per parlare una lingua straniera, per imparare a suonare uno strumento o per diventare un artista per l'arte. Se ce la metti tutta, i risultati piano piano arriveranno. Farcela è l'ultimo verbo pronominale che impariamo oggi insieme ed è uno dei verbi pronominali più usati tutti i giorni dagli italiani. È importantissimo, quindi studiamolo bene insieme. Prima dei significati, perché sono diversi, impariamo bene la coniugazione e anche in questo caso vedremo prima il presente indicativo e poi il passato prossimo, perché i tempi composti sono un po' particolari e dobbiamo fare attenzione. Presente indicativo.
Spostiamo ce e la prima della coniugazione del verbo fare. Io ce la faccio, tu ce la fai, lui, lei ce la fa, noi ce la facciamo, voi ce la fate, loro ce la fanno. La coniugazione del passato prossimo è molto simile a quella di mettercela. Infatti dobbiamo usare l'ausiliare avere e poi il participio passato è sempre femminile e singolare. Io ce l'ho fatta, tu ce l'hai fatta, lui, lei ce l'ha fatta, noi ce l'abbiamo fatta, voi ce l'avete fatta, loro ce l'hanno fatta. Farcela ha 3 significati principali. Il primo, secondo me, è il più usato, il più comune, ed è riuscire a fare qualcosa, essere in grado di fare qualcosa, raggiungere un obiettivo. Credevo fosse impossibile, ma alla fine ce l'ho fatta a scalare quella montagna. Ce l'ho fatta a scalare quella montagna. Ho raggiunto un obiettivo. Ho avuto successo in qualcosa. Avevo un obiettivo, scalare la montagna, e ci sono riuscita. Ce l'ho fatta. Ce la fai a portare tutte quelle borse della spesa? Vuoi una mano? Ce la fai a portare tutte quelle borse della spesa? Vuoi una mano? Cioè, riesci a portare tutto da sola o hai bisogno del mio aiuto? Il secondo uso di farcela è insieme alla parola più e alla forma negativa, quindi non farcela più, non farcela più, e significa non sopportare più qualcuno o qualcosa. Basta, non ce la faccio più, non ce la faccio più. Questa frase, molto scocciata, esprime che ho raggiunto il mio limite, non sopporto più una situazione. È da ore che aspetto in fila, non ce la faccio più a stare in piedi. Non ce la faccio più a stare in piedi. Forse perché mi fanno male i piedi o la schiena, ma non ce la faccio più. Non riesco più a stare in piedi e ad aspettare in fila. Non ce la faccio più a sentire sempre, tutti i giorni, le stesse lamentele. Le stesse lamentele. Non ce la faccio più. Significa che non sopporto più questi comportamenti noiosi e ripetitivi. L'ultimo significato di farcela è continuare a vivere, sopravvivere, non morire. Per questo è usato spesso in ambito medico o giornalistico. Hanno provato a rianimarlo, ma purtroppo non ce l'ha fatta. Purtroppo non ce l'ha fatta. Significa che nonostante i tentativi dei medici, questa persona è morta. L'operazione era molto rischiosa, ma alla fine ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta. Qui abbiamo la situazione inversa. Grazie alle cure, grazie ai tentativi dei medici, lui o lei è sopravvissuto e potrà continuare a vivere. Grazie mille per essere arrivati fino alla fine di questo video. Se vi è piaciuto ricordatevi di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale e di scaricare il PDF gratuito relativo a questa lezione. Grazie ancora e noi ci vediamo alla prossima video lezione.